Buonasera a tutti, questa sera riassembleremo il carburatore di un Volkswagen T3 dell'81 Solex 34 PCT4. La caratteristica del Solex 34 PCT4 è che ha una membrana della ripresa, della pompa di ripresa grande, come questa, che vi mostro in foto, a differenza di quella dei PCT3, tutti i carburatori della serie PCT3 che hanno una membrana piccola. Ok. In merito alle guarnizioni, invece, le guarnizioni sono uguali sia sul 34 PCT3 che il 34 PCT4. Un'altra caratteristica è data dallo starter, che si presenta molto più grande rispetto a quelli della serie PCT3, dove vediamo qui la differenza. Ok, passiamo ad assemblare il corpo principale del carburatore. Ok, andiamo a montare la membrana. Queste guarnizioni sono presenti in origine e le vado a riposizionare allo stesso modo. La molla, questa va messa in questo modo. Poi spingiamo e colleghiamo il coperchio. Ok, la membrana è stata installata, come potete vedere. Per facilitare l'operazione ho inserito prima tutte le guarnizioni comprese la membrana sulle viti e poi sono andato a spingerla diciamo nel suo alloggiamento. Questa è la posizione corretta, come potete vedere, della membrana, la posizione in cui va la membrana. Ora passiamo a montare il getto principale, che va qui. Non vi ho detto che questo carburatore è installato su un furgone a GPL, quindi questo è l'attacco, questo che vedete qui è l'attacco per il tubo del GPL. Ok, riepilogiamo un po' i dati di questo carburatore. Il 34 Solex PCT4 ha il getto principale da 130, ha la valvola galleggiante da 1,5, con la rondella sotto andremo a posizionare quella da 1 mm. Il galleggiante ha un peso di 8 grammi, ha un getto supplementare dell'aria, questo 80Z, e ha un getto dell'aria ausiliare che in questo caso però manca e andremo a installare un secondo momento di 90. Ok, passiamo all'installazione del getto principale. Questo, puliamo la testa del cacciavite, e andiamo a posizionarlo in questo modo. Andiamo a serrarlo, poi andiamo a mettere il tappo con una nuova rondella di tenuta di rame. Lo stringiamo con una chiave da 13. Ok, la seconda cosa che faremo, andremo a montare il getto dell'aria Solex 80Z, questo. Quindi vediamo sempre il nostro cacciavite, e seriamo. Ok, vi illustro un po' le parti principali all'interno del nostro carburatore. Questo, abbiamo detto, è il getto massimo da 130, questo è il getto dell'aria, l'80Z. Questi sono due condotti per l'espulsione dell'aria in eccesso che vanno alla parte superiore del carburatore.
Qui sotto c'è questo è un tappo, qui sotto c'è una sfera metallica che serve a regolare attraverso questo foro l'accesso alla benzina che poi va alla pompa di ripresa. Avrei dovuto farvelo vedere prima perché si intravede diciamo nel corpo del carburatore sulla pompa di ripresa una sfera che sale e scende a seconda di come si muove il carburatore. Molto importante, questa sfera deve essere visibile, cioè deve essere visibile il suo movimento. Qui c'è il getto ausiliario dell'aria che deve essere di 90, che in questo momento non è presente, andremo poi a recuperare in seguito prima di installare il carburatore. Ok, l'operazione successiva che faremo sarà di andare a installare questa, che è la vite che regola il minimo. Quindi la svitiamo fino in fondo senza serrare, la svitiamo di un giro circa. Poi andiamo ad installare la vite di regolazione della miscela aria e benzina al minimo, la svitiamo fino in fondo e la svitiamo di 3 giri. Il tutto poi sarà regolato con il mezzo in moto. Ok, ora è il turno di installare la valvola cut-off. Qui per verificare la valvola cut-off basta prendere un trasformatore da 12 volts, positivo, negativo. In questo caso questa valvola è difettosa ed è stata tagliata la punta, perché la punta della valvola cut-off non è in questo modo, però la andremo a prelevare dall'altro carburatore prima di installarla. Deve fare questo rumore quando funziona correttamente. Allora, abbiamo installato la valvola cut-off, come vedete, stretto con una chiave da 17. La funzione della cut-off è quella di chiudere il circuito di alimentazione al minimo. Una volta chiuso il contatto della vettura, la cut-off si chiude, chiudendo tutto il circuito di alimentazione del minimo, quello che parte da qui, poi passa per la vite della regolazione del minimo, poi per la vite di regolazione della miscela del minimo, fino ad uscire a questo foro che poi va a alimentare il motore. Ok, quindi passiamo all'installazione di quest'altra valvola. Ok, questo tipo di valvola la troviamo solo sui PCT4, sia 31 che 34. Non conosco il nome preciso di questa valvola, anche perché i dati su questo carburatore a livello di manuale sono veramente pochissimi. Ho solo dedotto che questa valvola è collegata con la pompa di ripresa e serve a restituire tramite questo foro la sovrappressione generata che si genera all'interno della pompa di ripresa. Vi faccio vedere di nuovo come è fatta. In pratica la sovrappressione è generata nella pompa di ripresa, poi dopo viene restituita attraverso questa valvola all'interno della vaschetta. Ok, la andremo a serrare poi con una pinza. Ok, ora è il turno dell'arricchitore che è collegato alla pompa di ripresa. In pratica la pompa di ripresa sottrae carburante attraverso questo foro per pomparlo direttamente al venturi attraverso questo condutto. Questo va semplicemente ad incastro posizionato in questo modo. Il venturi, come vedete, è da 26. Non ci resta che installare il galleggiante con il suo fermo. Eccolo qui. Ok, possiamo passare al corpo superiore del carburatore. Ok, avevo dimenticato di inserire il fermo del galleggiante. Il galleggiante, come abbiamo detto, dà
8 grammi. Ora non ci resta che passare al pezzo superiore del carburatore. Ok, la prima cosa che faremo sarà andare a mettere la valvola della benzina. In questo caso ho usato una rondella da 1 mm perché diciamo dati precisi diciamo sullo spessore della rondella non ne ho trovato, però avendo trovato una guarnizione come questa dello spessore di 0,5 mm e dovendo usare una guarnizione da 1 mm ho sottratto mezzo millimetro alla rondella per avere lo stesso livello della benzina. Ok, questa la installiamo e la seriamo con una chiave da 14. Ok, un'altra particolarità del nostro Solex 34 PCT4 è che ha la membrana dello starter di forma quadrata, la cui estensione è regolabile. Infatti c'è una vite di regolazione sul suo coperchio. Ok, la membrana si inserisce in questo modo. Poi andremo ad installare la molla e poi il coperchio con le viti. Ok, ora non ci resta che installare la resistenza dello starter, questa. Ok, come ho detto in precedenza, la membrana dello starter è regolabile. Da manuale del Solex 34 PCT5 non sono riuscito a trovare dati sul PCT4, però dovrebbero essere simili. La distanza che può percorrere la membrana dall'inizio fino a fine corsa deve essere di 2,8 massimo 3 mm, quindi potrete fare un segno e andare a misurare la distanza massima che percorre la membrana. Se nel caso è superiore potrete agire sulla vite di regolazione stringendola per accorciare questa distanza. Ok, andiamo a montare la resistenza dello starter. Ok, per installare la resistenza dello starter andremo a posizionare questa fessura qui, in questo modo. Troverete, come potete vedere, due puntini, cioè scusate, che dovranno essere allineati in questo modo. Ok, possiamo andare ad installare il soffermo. Vi ricordo il modo semplice per verificare il funzionamento diciamo della resistenza su tutti i carburatori diciamo Volkswagen Solex. Praticamente bisogna collegare un trasformatore da 12 volts il cui positivo andrà collegato qui e il negativo sulla massa diciamo del carburatore. La resistenza nel giro di 3 o 4 minuti si scalderà e quindi inizierà a fare questo movimento. Se invece non dovesse avvenire questo tipo di movimento vuol dire che la resistenza è danneggiata e andrà quindi sostituita. Ok, ora dovremo unire le due parti del carburatore. Installiamo la nuova guarnizione che in questo caso dal kit di revisione di 1 mm circa di spessore. La guarnizione originale era
di spessore 0,3 mm circa. Ok, installiamo la nuova connessione. Andiamo a mettere le 5 viti che uniscono il tutto. Ok, la connessione inferiore, rondelle e bullone. Ora un semplice test che possiamo fare diciamo per il funzionamento del carburatore è andare a riempire la vaschetta diciamo carburatore e diciamo provando accelerando il funzionamento della pompa di ripresa. Ok, ho collegato questo imbuto all'ingresso principale qui del carburatore, tappato con un dito questo e riempito la vaschetta. Ora andiamo a vedere se la pompa di ripresa pompa correttamente, quindi basterà accelerare. Ok, quindi con un dito tengo la farfalla sull'aperta e accelerando vi mostro il funzionamento della pompa che spruzza benzina. Non so se riuscite a vedere. Ok, non ci resta che andare a installare sul nostro TT questo Solex 34 PCT4. Ok, l'operazione di revisione e montaggio di questo Solex 34 PCT4 per il T381 GPL è terminata, ve la mostro nel dettaglio. Non mi resta che invitarvi a lasciare un like e iscrivervi al canale. Inoltre, se questo video vi è piaciuto, condividetelo con i vostri amici. Se avete bisogno di effettuare la stessa operazione per il vostro veicolo, potete contattarmi in privato. Ciao a tutti, alla prossima!